Ciao a tutti, pace e illuminazione. Guarda, questo qui è un intervento che lo devi ascoltare fino alla fine, perché se lo ascolti, se lo fai e lo capisci, cioè ti sforzi di capirlo, di sentire, poi semmai ne parliamo, alla capacità di cambiare la tua pratica da così a così. Perché? Perché io ti dimostro che i Gosho, che fino adesso, perlomeno la stragrande maggioranza di Gosho, che tu conosci e segui, quelli che hanno dato vita a tutti questi based slogan, segui la legge, non la persona, sai, tutti questi belli slogan, sono sbagliati, sono insegnamenti provvisori, sono insegnamenti che, a detta di Nietzsche, tu non dovresti nemmeno tenere in considerazione. Attenzione, perché fra questi Gosho che tu non dovresti tenere in considerazione ci sono dei Gosho che hanno creato veramente dei pilastri che reggono le organizzazioni, molte organizzazioni, insomma le più grosse sicuramente. E te lo dimostro, ma andiamo a vedere un attimino com'è nello specifico. Tu sicuramente conoscerai la persecuzione di Tatsuno Kuchi. Cos'è la persecuzione di Tatsuno Kuchi? La persecuzione di Tatsuno Kuchi è un tentativo di giustiziare Nichiren nella prefettura, nella periferia occidentale di Kamakura in Giappone nel nono mese del 1271. Nichiren descrive questo episodio nei Gosho, le azioni del devoto del Sutra del Loto e nella lettera di petizione di Yorimoto. Ma andiamo a vedere che cosa è successo veramente. Dall'inizio del 1271 il Giappone soffriva di una siccità incredibile. Non c'era più acqua. Di conseguenza lo shogunato ha ordinato a un famoso prete del tempo, famoso prete del tempio Gokuraku, del Gokuraku-ji, della setta Shingon che tu conoscerai per vera parola. Shingon è la traduzione giapponese della parola mantra, no? Che la Soka ha tradotto in maniera sempre molto creativa, come suo costume, vera parola. Voglio dire, è vero anche quello che ti sto dicendo io, ma quello che ti sto dicendo non sono mantra, ma comunque andiamo avanti. E questo famoso prete era il prete Ryokan e gli aveva ordinato di pregare perché venisse la pioggia. Nichiren, saputo questo episodio, gli ha inviato una sfida. E la sfida qual era? No? La sfida era: se tu riesci, tu Ryokan riesci a pregare per la pioggia e queste tue preghiere alla fine arrivano a un risultato, portano davvero la pioggia, io Nichiren abbandono tutto e divento tuo discepolo. Ma attenzione, se tu lo fai e non ottieni nulla, allora a quel punto dovrai essere tu a chiudere il tuo tempio e diventare mio discepolo. Capisci che lì Ryokan, tranquillo come una Pasqua, perché insomma era bello convinto di sé, come giusto che fosse, era un abate, quindi non poteva essere tanto frillo, che cosa dice? Va bene, a me sta bene. Prende un centinaio di monaci e comincia. Una settimana, niente. Una settimana di preghiere, niente. 2 settimane di preghiera era il limite massimo, niente. Quindi si fermano e la sfida a questo punto va in mano a Nichiren. Mario Kan che cosa fa? Dice: ma pensa a te se io divento discepolo di Nietzsche, che cosa faccio? Me ne frego della mia promessa e non domo di tutto questo. Che cosa fa? Va a convincere le vedove e le mogli dei governanti, perché lui ovviamente essendo un prete in vista aveva una bella paranza, e le convince che Nichiren in realtà è un truffatore.
che bisogna stare attenti a Nietzsche perché c'è un'arroganza che mietendo vittime in tutte intorno a lui sarebbe arrivato addirittura a governare il paese. A quel punto, figurati, le mogli partono, vanno dai loro mariti e li convincono. E che cosa avviene? Avviene che Nietzsche viene arrestato. Dal momento in cui viene arrestato, che cosa succede? Lo prendono e lo portano in quello che doveva essere il luogo dell'esecuzione, perché al tempo in Giappone, quando eri accusato e condannato, cioè, ci mettevano veramente poco, bastava un attimo, ti prendevano, andavi sul tuo, ti caricavano su un bel cavallino, ti portavano in un determinato posto e ti tagliavano la testa. E così erano i programmi, tant'è che Nietzsche che cosa fa? Fa due cose molto importanti. Uno, durante la strada per la spiaggia di Tatsunokuchi, che lui non sapeva al tempo quale fosse il posto dove l'avrebbero decapitato, passano davanti al famoso santuario del dio Hachiman, che noi troviamo tra l'altro iscritto anche nel Gonzo. Lui a quel punto, Nietzsche, alza una mano e dice: "Alt, fermatevi tutti, devo pregare, devo fermarmi un attimino qua, siamo di fronte a questo famoso santuario, devo rendere omaggio ad Hachiman." Scende dal cavallo, si inginocchia e comincia a rimproverare il dio Hachiman, dicendogli: "Ma sei un bugiardo, perché a me adesso mi stanno tagliando la testa. Io sono il devoto del Sutra del Loto, tu hai promesso davanti al Buddha che avresti protetto i devoti del Sutra del Loto e non stai facendo nulla. Quindi sappi che io dal momento in cui la spada mi taglierà la testa, la prima cosa che farò da morto sarà quella di andare dal Buddha e dire che tu sei un bugiardo." E così facendo risale a cavallo. Quando è sul cavallo chiede un secondo desiderio. Dice: "Devo mandare un messaggio, il mio ultimo messaggio." E questo messaggio a chi lo invia? Lo invia a un'altra persona che tu conoscerai benissimo, si chiama Shijo Gingo. Shijo Gingo, che era un samurai tra l'altro molto noto ed era affezionatissimo a Nietzsche, quando legge la lettera, mola tutto, tutti i suoi averi, tutti i suoi compiti, parte e va da Nietzsche e promette che se l'avessero ucciso, quindi se lui non fosse riuscito a tagliare la testa a tutti i soldati che aveva intorno e che volevano la testa di Nietzsche, lui si sarebbe ucciso con Nietzsche. Nietzsche lo abbraccia e dice: "Andiamo." Nel momento in cui arrivano a Tatsunokuchi, su questa famosa spiaggia, fanno scendere Nietzsche, lo fanno inginocchiare. Nietzsche a quel punto capisce che è arrivato il momento, tira fuori dal suo corpo, dal suo abito, il jutsu, lo mette nelle mani, lo sbrega, in gascio comincia a fare daimoku ad occhi chiusi. Nel momento in cui comincia a fare daimoku, un bagliore, una luce, che probabilmente è stata una cometa, un qualcosa, comunque un effetto luminoso meraviglioso, mai visto, un effetto luminoso talmente strano che lascia tutti attoniti, compreso il samurai dietro a Nietzsche che gli stava per tagliare la testa, che cade in ginocchio accecato e non ha più il coraggio di dare il colpo, di tagliare la testa a Nietzsche, al punto che Nietzsche si gira e gli dice: "Che cosa ti succede? Ti sta mancando il coraggio? Ma come? Stai disobbedendo al tuo signore, tagliami la testa." E questo scappa. Questo episodio è cruciale nella storia di Nietzsche.
è cruciale nella vita di Nietzsche, perché Nietzsche a quel punto lui si considera come se la decapitazione fosse avvenuta e dice poi in una lettera a seguire che la sua anima, che lui, perdonami, è stato decapitato a Tatsunokuchi e la sua anima è volata fino all'isola di Sado. Perché l'isola di Sado? Perché i regnanti, che cosa hanno detto? Qui c'è qualcosa di strano, insomma, mentre siamo lì per dargli il colpo nella testa e tagliargliela, succede questa cosa qua, questo prete qua è meglio non toccarlo, perché probabilmente se gli facciamo male, se gli facciamo qualcosa porta pure sfiga. Di conseguenza non lo tocchiamo, lo prendiamo e lo mettiamo nell'isola di Sado, che l'isola di Sado era l'inferno. Se Nietzsche pensava di essersi salvato perché non conosceva l'isola di Sado, nell'isola di Sado lui la descrive in una maniera incredibile, dice non mi ricordo di aver visto la luce del sole. Qui la gente è di uno stupido, ma di uno stupido che non riuscirebbe nemmeno a capire da quale parte è girata, parafrasando ovviamente. Quindi figurati, in quest'isola di Sado lui quindi si sente una persona diversa, una persona nuova. Quell'episodio lì, che doveva essere una tragedia, si dimostra un punto di svolta per Nietzsche, al punto che Nietzsche, e qui veniamo al punto che Nietzsche dice di considerare tutti gli insegnamenti che lui ha dato prima del suo esilio a Sado come degli insegnamenti provvisori. Quindi per Nietzsche tutti gli insegnamenti che aveva esposto prima del suo esilio a Sado non dovrebbero essere considerati veri, ma insegnamenti provvisori, non dovrebbero nemmeno essere presi in considerazione, perché sbagliati, perché incompleti, perché Nietzsche stesso era incompleto, al punto che sull'isola di Sado lui, che cosa fa? Scrive il suo secondo più famoso trattato, o primo a pari merito, e l'apertura degli occhi. Perché l'apertura degli occhi? Perché finalmente lui si rende conto di chi è e di che cosa rappresenta. E in questo famoso Gosho, Nietzsche dice di avere scoperto di essere la reincarnazione del Bodhisattva Jogyo, quindi che tu conosci come il Bodhisattva pratiche superiori, il Bodhisattva a cui il Buddha dà l'incarico di propagare l'insegnamento nell'epoca di Mappo, quindi nella nostra epoca, nell'epoca di decadimento del Dharma. Qua che cosa vediamo? Due cose stravolgenti. Uno, che fino adesso tutto quello che tu conosci, se non sapevi che esiste un prima di Sado e un dopo Sado, praticamente non sai nulla. Tu puoi essere anche al 21° livello, ma se non sai questo, non sai nulla. Perché? Perché ti sei nutrito di insegnamenti sbagliati. Se nessuno ti ha insegnato questo, ti ha portato a sbagliare, ti ha portato a nutrirti di insegnamenti sbagliati. Tra l'altro lui, questa cosa qui del pre-Sado e dopo Sado, tu ti chiederai, Massimo, è semplice dirla così, ma siamo sicuri che l'abbia detto Nietzsche? Lo dice in lettera a Misawa, quindi te lo puoi trovare benissimo, vai su Google, cerchi lettera a Misawa, oppure biblioteca
vai nella biblioteca della Soka Gakkai, scrivi lettera Misawa e ti leggi il Gosho e lì vieni a sapere tutto questo. E quindi è la prima grande notizia sconvolgente, perché da lì se tu ti fermi un attimo, capisci che ad esempio anche il famoso Gosho che ha determinato l'ordine del Gongyo, quindi la recitazione del capitolo Oben, Giuri, Espedienti e la durata della vita del Buddha, è pressato, quindi non andrebbe considerato. Quindi da questo insegnamento qua noi vediamo che tutti i Gosho scritti prima del 1271, anno dell'esilio di Nichiren a Sado, non andrebbero considerati. Ma questo a te nessuno te l'ha detto. Perché è meglio probabilmente vendere 14 milioni di libri pieni di Gosho, piuttosto che i Gosho che vanno dal 1271 fino alla morte di Nichiren, capisci? Perché lì avresti pubblicato soltanto un libro. Ma a parte questo, tutte le convinzioni che sono in piedi dietro al nichirenismo, qui una questione qui e una questione di là, si basano tutto su insegnamenti provvisori. Siccome la maggior parte di voi ha il terrore degli insegnamenti provvisori, sempre perché gli è stato detto, gli è stata data un'interpretazione che è veramente, a dir poco, fantasiosa, no? Lui parlava di illuminazione, non diceva che erano sbagliati gli insegnamenti precedenti al Sutra del Loto. Però ti è stato detto, ti è stato insegnato, non scegliere mai una parola degli insegnamenti provvisori. Lo dice Nietzsche, no? Ma lui intendeva se vuoi raggiungere l'illuminazione, non se vuoi stare bene, capisci? Se a te dell'illuminazione non te ne importa niente, tu puoi leggere non solo gli insegnamenti provvisori, ma anche i trattati sugli insegnamenti provvisori. Ora, capisci tutto questo? E poi l'altro insegnamento, perdona, il Kaimukushu, l'apertura degli occhi, rincarnazione del Bodhisattva Jogyo, qua scoppia una pugna incredibile, c'è la famosa ma Nichiren era il Buddha o era la reincarnazione del Bodhisattva Jogyo? Non si sa perché di questa polemica qua, quando Nichiren dice, lo dice lui chiaramente, non si capisce per quale motivo nel buddismo di Nichiren ci siano delle questioni che Nichiren ha risolto secoli fa, probabilmente perché c'è gente che ci mangia dietro a tutto questo. Ciao, pace e illuminazione.